giocato in Qatar, mancano ancora pochi mesi al fischio d'inizio del primo mondiale giocato in autunno. Il Qatar è un piccolo stato della penisola araba. La maggior parte della popolazione si concentra nella sua capitale, Doha, nota per i suoi spettacolari grattacieli. Fino a qualche anno fa il Qatar era quasi sconosciuto. Negli ultimi anni è diventato uno dei paesi più innovativi e ricchi del mondo. Come? Sfruttando l'enorme giacimento di gas a sua disposizione. Dal 2000, infatti, è diventato il più grande esportatore al mondo di gas liquido e il suo PIL è passato da 8 a 192 miliardi di dollari. Il potere è concentrato nelle mani della famiglia Al Thani da oltre un secolo. L'attuale emiro è Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, che ha saputo rilanciare l'immagine del Qatar all'estero. Sicuramente anche tu associ questo paese al lusso. Nel 2012 il Qatar ha fatto parlare di sé per l'acquisto del Paris Saint-Germain, diventata una delle squadre più famose al mondo che oggi vanta una rosa del valore di oltre 900 milioni di euro. Come ti dicevo, quest'anno proprio il Qatar ospiterà la Coppa del Mondo. La decisione di assegnare il mondiale a questo paese era apparsa controversa sia per le sue leggi severe, sia per le temperature estive proibitive. Ma l'appoggio di alcuni membri mediorientali del comitato esecutivo della FIFA, la promessa dell'introduzione dell'aria condizionata negli stadi e lo spostamento della competizione al periodo autunnale hanno fatto sì che il Qatar venisse selezionato nel 2010 per ospitare i mondiali 2022. L'Italia, nonostante abbia vinto gli europei nell'estate 2021, non è riuscita a qualificarsi ai mondiali per la seconda volta di fila. Purtroppo anche quest'anno non canteremo l'inno di Mameli, ma guarderemo il mondiale da casa come spettatori. Per la prima volta nella storia dei mondiali si giocherà in autunno. Infatti, la prima partita è prevista il 21 novembre. La competizione si concluderà con la finale del 18 dicembre, data che coincide con la giornata nazionale del Qatar, in cui si celebra l'unificazione dello Stato, avvenuta nel 1878. Sì, hai sentito bene. I mondiali quest'anno iniziano in un periodo insolito, a novembre. Le nazionali troveranno temperature comprese tra i 26 e i 32 gradi centigradi. Niente a che vedere con le temperature previste a giugno e luglio con picchi fino a 50 gradi. Dai sorteggi risulta un calendario molto interessante per le 32 squadre partecipanti. Ad accogliere i tifosi di tutto il mondo ci saranno 8 stadi, di cui 7 costruiti appositamente per l'occasione. Le risorse investite sono impressionanti, infatti sono circa 7 i miliardi di dollari impiegati per i nuovi stadi, ma per tutte le strutture e le infrastrutture necessarie all'evento sono stati spesi oltre 200 miliardi di dollari. Per preservare i terreni di gioco, la FIFA ha scelto di rinforzare l'erba naturale con l'erba sintetica e di nominare lo scozzese Alan Ferguson come manager per la manutenzione del campo. La struttura architettonica degli stadi non passa di certo inosservata. Sicuramente per i tifosi che si recheranno in Qatar e gli spettatori di tutto il mondo si preannuncia uno spettacolo dentro e fuori dal campo. Ad esempio, lo stadio Al Janoub si ispira allo scafo delle barche dei pescatori che per secoli hanno percorso i mari della penisola arabica. La partita inaugurale e la finale del mondiale si disputeranno nel Lusail Iconic Stadium. La cosa incredibile è che lo stadio si trova in una città che fino al 2014 non esisteva, Lusail City. Vista l'area geografica molto ristretta, per poter gestire al meglio il flusso di uscita ed ingresso da una partita all'altra ed evitare il traffico congestionato, è stata costruita a Doha un'estesa rete di trasporto pubblico in grado di collegare tutto il territorio. Molti stadi saranno direttamente raggiungibili con la metropolitana o le navette.
Forse ti stai chiedendo quanto costerebbe a persona andare a vedere la finale del 18 dicembre. Prenotando un biglietto aereo, andata e ritorno Milano-Doha, Doha-Milano con la compagnia Qatar Airways servono quasi 2.000 euro. Per un alloggio non condiviso per 2 notti occorrono oltre 1.000 euro. Manca qualcosa? Ah sì, il biglietto. Per la finale un non residente deve sborsare tra i 550 e i 1.460 euro. Purtroppo l'organizzazione dei mondiali in Qatar ha fatto emergere una serie di importanti problematiche. A partire dal 2010 migliaia di lavoratori migranti sono stati sfruttati per i lavori necessari ad ospitare il mondiale e si sono registrati numerosi decessi per le condizioni di duro lavoro. Sembra inoltre che fino al 2020 nessuno di loro abbia potuto liberamente cambiare lavoro, dimettersi e perfino lasciare il paese. Sebbene il Qatar abbia mediato nei più caldi conflitti internazionali, è sul fronte delle libertà civili che non raggiunge standard adeguati. Infatti, in Qatar, i rapporti sessuali consumati al di fuori del matrimonio sono severamente vietati e puniti col carcere. Le autorità hanno fatto sapere che non saranno consentite eccezioni, neanche durante i mondiali, e nessuno potrà sfuggire alla legge, neppure calciatori e allenatori. Le restrizioni non sono ancora finite. Per quanto riguarda la comunità LGBTQ+, acronimo che fa riferimento a tutte quelle persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l'etichetta di donna o uomo eterosessuale, il Comitato Supremo del Qatar ha ribadito che sventolare una bandiera arcobaleno, simbolo di questa comunità, durante la Coppa del Mondo potrà portare all'arresto in quanto l'omosessualità è vietata. Partita sugli spalti con panino e birra? Mi dispiace deluderti anche questa volta, ma è vietato consumare alcol durante le partite. La birra potrà essere acquistata solo in alcune zone selezionate e lontano dagli stadi. La scelta della FIFA di assegnare i mondiali al Qatar è stata una buona idea? Sembra prematuro poter dare una risposta, aspettiamo questo autunno per tirare le somme. Sicuramente sarà un mondiale all'insegna dello spettacolo, ma rimangono tanti i dubbi sulle morti sospette dei lavoratori e le stringenti leggi del paese.